Ciao a tutti gli amici di KST Lab, oggi nuova recensione e siamo qui in compagnia di Erica Synth Syntrax 2. Innanzitutto voglio ringraziare Erica Synth per questa nuova collaborazione del canale, infatti questo strumento mi è stato mandato direttamente da Erica Synth come nuova collaborazione e la mia idea era appunto portare questo strumento sul canale in un'ottica un pochino diversa. Ci sono tante demo già online chiaramente del suo utilizzo più classico, quello legato un po' di più all'MS Synthi, che è lo strumento storico a cui si rifà anche i Syntrax. Innanzitutto facciamo un passo indietro, quindi un cenno storico. Negli anni 70 Synthi è uno strumento che è stato utilizzato anche da tanti musicisti, anche Pink Floyd e altri, e praticamente questo strumento era utilizzato principalmente per creare sequenze, atmosfere, comunque un qualcosa di particolare, proprio per la sua struttura, come è costruito, come è basato praticamente questo strumento. Syntrax 2, che è l'evoluzione a sua volta di Syntrax che è uscito qualche anno fa, praticamente è la riedizione in chiave un po' più moderna di quello strumento degli anni 70. Ci permette di fare qualcosina in più ed è sicuramente uno strumento un po' più attuale rispetto a quello vintage, ovviamente. Oltre al fatto che questo strumento costa nuovo attorno ai 1.800-2.000 euro, mentre il vintage si aggira attorno ai 15.000 euro, quindi stiamo parlando di ben altre cifre. Quindi qual era la mia idea? Si può utilizzare questo strumento come un expander monofonico e non prettamente solo per fare dei suoni drone, per fare dei suoni ambiente? Secondo me sì, ma con dei limiti. Innanzitutto perché questo strumento ha una struttura tale che si distingue e si allontana un po' da altri sintetizzatori nella stessa fascia di prezzo. Andiamo per esempio a prendere un classico Moog Subsequent Sub 37 e via così, è uno strumento a tastiera che si assesta sulla stessa fascia di prezzo ma che ha delle caratteristiche ben diverse e quindi secondo me questo strumento ha un suo perché e si colloca in studio o nel setup
per determinati suoni. Andiamo a vedere un po' anche com'è strutturato il synth. Allora, innanzitutto il synth è costruito davvero bene, non è piccolissimo, lo vedete rapportato poi qua sotto o comunque da qua lo vedete rapportato a una Keystep Pro, e praticamente tutto quello che c'è sul synth è qui. Si può comandare sia via MIDI come sto facendo io, ma anche con i CV Gate. Potrei controllare con questo controller il synth in entrambi i modi. Abbiamo di base 3 oscillatori, un filtro, il trapezoide che è un unico inviluppo, abbiamo la sezione effetti, abbiamo la sezione random, il ring modulator, l'uscita del filtro col volume, un noise, 2 input, questa parte di joystick che ci permette di assegnare sempre nella matrice quello che vogliamo fare, e poi appunto c'è tutta questa parte di matrice che è il routing del segnale all'interno dello strumento. C'è un V-meter comunque assegnabile all'interno della matrice e si può switchare tra CV e audio. Lo strumento di per sé è bene o male tutto fuori sul pannello ed è possibile salvare i suoni misto, diciamo, internamente e con anche dei patch notes, che sono ad esempio questi. Comunque lo strumento viene fornito di gli overlay di cartone che si possono appoggiare sul pannello per segnare le posizioni dei knob. Perché cosa succede? Che questo strumento si memorizza il routing audio della matrice, quindi tutto quello che è questa cosa. Io posso far vedere che se adesso io ho per esempio salvato questo preset sul 7, se io mi sposto sul 5, tanto per dire che ne ho un altro, ovviamente il routing viene memorizzato, ma tutto il resto chiaramente va riportato a mano nelle condizioni in cui avevamo memorizzato il preset 5 per avere appunto gli stessi suoni, anche esattamente che corrispondono appunto a quello che è stato segnato su questo foglio. Quindi c'è da ricordarsi che si può salvare una parte del suono, ma l'altra metà del suono va ricostruita a mano. Quindi questa cosa qua è un po' vecchia scuola, ricorda un po' l'MS Synthi per il fatto che aveva sempre una matrice dove si potevano pluggare i collegamenti e quella parte lì si poteva lasciare sempre fissa, quindi un po' una sorta di preset anche quella, però tutto quello che c'era sul pannello, chiaramente se si voleva ricostruire nello stesso modo il suono, bisognava anche lì rimettere i knob nella stessa posizione. Diciamo che si può salvare i suoni 50 e 50. La parte che forse è un po' più lunga è appunto quella della matrice, perché bisogna spostarsi o premendo Shift e muovendo il joystick o con questi 2 potenziometri, quindi bisogna spostarsi un po' a mo' di battaglia navale tra l'asse X e Y e poi selezionare il routing dell'audio. Se voi andate a prendere questo strumento e accendete il synth per la prima volta, non emetterà alcun suono. La prima sensazione è quella di panico, perché lo strumento non suona e dici oddio è rotto. Invece no, perché cosa succede? Che innanzitutto bisogna aprire i volumi del pannello, poi dopodiché bisogna comunque fare un collegamento audio nella matrice. Senza fare un collegamento audio nella matrice non emetterà alcun suono. Ad esempio questo suono che è completamente bianco
il synth non emette alcun suono. Se io torno su questo dove c'è un routing, il synth suona perfettamente, perché comunque c'è la matrice che viene assegnata appunto a determinate funzioni e quindi il percorso audio può funzionare e c'è un passaggio di segnale fino al main out. La prima sensazione appunto è quella di panico, però è un synth che ci permette di costruire i nostri suoni e bisogna un po' ragionare. Sarebbe comodo avere già comunque delle matrici memorizzate, siccome ci sono 256 slot di memoria, 50-100 suoni già pre-assegnati all'interno, poi avere un patchbook, è disponibile comunque online la possibilità di scaricare degli esempi di suono per ricostruirli sul synth, però diciamo che secondo me sarebbe comodo avere appunto un libro, come fanno anche altri produttori, ad esempio Arturia, in modo tale da dire questo qua è il preset 1, la parte di matrice già memorizzata, tu metti i potenziometri in questo modo e il suono sarà esattamente questo, sarà la sequenza, sarà il basso, sarà il drone, e sarebbe comodo avere il 50% del lavoro già fatto, perché in modo da essere un po' più sbrigativo quando si compra il synth, poter avere una soddisfazione con il suono. Quindi questa è l'unica cosa che io ho già suggerito ad Erica Synth e spero che magari con future release vengano rilasciate appunto delle patch da inserire nello strumento con un libro dedicato per avere un qualcosa di pronto. Poi chiaramente è un synth che non si acquista per avere tutto pronto e usare prese, è un synth che si utilizza e si acquista per sperimentare, quindi diciamo che sarebbe utile una base da cui partire, però poi dopo bisogna trovare la propria strada. È un synth che secondo me si integra perfettamente insieme ad altri sintetizzatori digitali o analogici più tastieristici, perché comunque, come avete visto nella demo, ad esempio io ho utilizzato Syntrax 2 per una sequenza con sia effetti interni, perché questa unità ha sia un riverbero che un delay interno. Quindi io cosa ho fatto? Ho creato una sequenza inviata via MIDI tramite la Keystep, quindi il synth eseguiva quella sequenza e poi con Roland System 8 ho praticamente suonato un'altra parte sopra. Quindi si può tirare fuori anche qualcosa lì, si può tirare fuori comunque dei lead, si può tirare fuori dei bassi, si può tirare fuori degli effetti, si può tirare fuori veramente di tutto. Diciamo che è una macchina che ha comunque dei limiti, perché se sì abbiamo 3 oscillatori, quindi possiamo comunque intonare o fare determinate cose con gli oscillatori, abbiamo 2 forme d'onda più lo shape per ogni oscillatore, quindi oscillatore 1, oscillatore 2, più stessa cosa sul 3 con altre forme d'onda. La cosa che è un pochino più limitante è il fatto che c'è un singolo inviluppo, quindi se ad esempio su altri synth più tastieristici, riprendiamo sempre l'esempio di Moog per far capire, ma qualsiasi altro synth di base noi abbiamo dopo il filtro l'inviluppo dell'amplificatore e l'inviluppo del filtro, dove uno fa una cosa e uno ne fa un altro, qui c'è un inviluppo solo che viene chiamato trapezoid e praticamente o fa uno o fa l'altro, quindi può fare una cosa sola e si può assegnare solo un inviluppo. Per questo quindi risulta un pochino più limitato nella struttura di sintesi il synth di per sé. Una cosa che però non è limitata rispetto magari all'MS Synth di una volta è il fatto che la matrice, essendo virtuale, ha molte meno limitazioni, quindi i 256 slot potrebbero essere inseriti tutti, si potrebbe mandare qualsiasi cosa ovunque, perché veramente questa matrice digitale ci permette appunto di essere decisamente più versatili con il routing del suono. Sicuramente è un synth davvero ben suonante ed è un synth non semplice, è un synth che va studiato, è un synth che bisogna acquistare nell'ottica di prenderlo con pazienza, quindi con pazienza mettersi dietro, sperimentare e tirarci fuori le idee, poi con i patchbook segnarsi quello che abbiamo fatto. Per chi è nel mondo dei modulari, nel mondo della musica ambient, comunque vuole un qualcosa di atmosfera, un qualcosa di aggiuntivo, che sia un extra al suo setup, questo veramente è un synth interessante che io vi consiglio. Trovate chiaramente in descrizione tutti i link, trovate anche il link diretto di Erica Synth se volete vedere un po' tutte le specifiche e il manuale dello strumento. Il sintetizzatore riceve anche lui aggiornamenti firmware tramite Sysax, quindi basta collegarlo via MIDI a una scheda audio e con un programma tipo Sysax Librarian inviargli l'update. Vi consiglio di andare a sentire la demo No Talking se non l'avete già sentita. Trovate appunto tutte le info sul sito di Erica Synth.
Il synth è veramente bello, ha un costo attorno ai 2000 euro, ripeto, è un investimento da fare in modo ponderato, ma se siete appunto in determinati generi musicali è assolutamente un synth da avere in studio. A livello tastieristico può essere un synth in aggiunta ad altri analogici, secondo me, o digitali, per fare determinate cose più mirate e specifiche. Non è sicuramente il synth monofonico unico e univoco da avere in studio, probabilmente non è neanche il suo scopo esserlo, però è un synth che io assolutamente vi consiglio di avere perché è veramente bello. Io ringrazio ancora Erica Synth, ringrazio voi per aver visto questo video e essere arrivati fino a questo punto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete mi piace al video, ditemi cosa ne pensate voi di questo synth nei commenti sotto il video e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!